Circa un anno fa vi raccontai di una vicenda straordinaria quanto triste. Un padre alla ricerca del figlio scomparso e mai più ritrovato e di quel figlio di nome Andrea che ricominciò a comunicare per mano di una medium. Una storia avvincente e non senza colpi di scena che vi invito ad ascoltare se non l'avete ancora fatto, anche perché in questo episodio parlerò di alcuni sviluppi senza ripetere informazioni già date in precedenza. Se lo aveste già ascoltato, consiglio di ascoltarlo nuovamente per riprendere memoria degli eventi. Ad ogni modo, la storia si svolse tra Trieste, città natale del giovane Andrea e residenza della famiglia Sardos Albertini, e Torino, città che, purtroppo, lo vide per l'ultima volta in vita. Ho voluto riprendere questo argomento per 3 motivi fondamentali. In primo luogo, voi, che spesso, alla domanda quale fosse il vostro episodio preferito, avete indicato proprio quello sulle vicende di Andrea. In secondo luogo, tornando alla lettura dei 2 libri che avevo citato nell'episodio e, successivamente, alla lettura del terzo libro, ho ritenuto opportuno approfondire e rendervi partecipi di ciò che ho ulteriormente appreso. Il terzo motivo, invece, lo svelerò alla fine e, credetemi, vi sorprenderà. Non è stato facile creare questo episodio, sia per la ricerca delle informazioni, sia per la ricostruzione degli eventi che ho cercato di fondere dal mio punto di vista. Un punto di vista che vuole comprendere la dinamica della scomparsa e della morte e delle successive comunicazioni. Ci sposteremo continuamente tra l'inspiegabile e la ricostruzione del delitto, per cercare di capire di più sulle ultime ore in vita di Andrea e sulle sue comunicazioni successive alla morte. Vi renderò partecipi di alcuni aggiornamenti e, poiché ho sempre cercato di essere equilibrato, vi parlerò anche di alcuni dettagli che mi rendono dubbioso circa la genuinità di alcuni messaggi e di altri, invece, che mi lasciano a bocca aperta. Ma come sempre, andiamo per ordine e cerchiamo di recuperare le informazioni che avevo tralasciato erroneamente nel precedente episodio e che ora ritengo molto importanti, anche alla luce dell'unico video apparentemente esistente e miracolosamente pubblicato su YouTube che mostra Anita in azione mentre scrive un messaggio dettato da Andrea. Se avete vissuto un'esperienza inspiegabile e volete raccontarmela, non vi resta che inviarmi un messaggio vocale attraverso il link in descrizione. La prossima storia potrebbe parlare di voi. Ringrazio Monica Nasato per la revisione dei testi. Io sono Enzo Barone e vi do il benvenuto a Cronache dall'altro mondo, un podcast di paranormale.com. Il caso Andrea Sardos Albertini, come dicevo, è una vicenda svoltasi nel lontano 1981, ma che non ha mai smesso di stupire. Il padre di Andrea, Lino Sardos Albertini, conosciuto e stimato avvocato triestino, si premurò di riportare questa sua personale vicenda in 2 bellissimi libri, Esiste l'aldilà e Dall'aldilà la fede. Successivamente a questi, nel 1991, fu pubblicato da parte della Fondazione Andrea Sardos Albertini un terzo libro dal titolo Prove e indizi dell'aldilà, il caso Andrea e i suoi sviluppi. Nella prefazione del libro troviamo subito gli scopi di questa fondazione che riporto testualmente. È compito di questa fondazione portare allo studio, con rigore logico e scientifico, i fatti che possono costituire prove o seri indizi della sopravvivenza delle anime dei trapassati. Prosegue con la spiegazione di come la Fondazione intende studiare ed approfondire casi ritenuti paranormali, con analisi e rigore scientifico e infine conclude con questa frase. In tal ordine di idee, la Fondazione intende porre innanzitutto allo studio proprio il caso da cui essa ha avuto origine, e cioè quello di Andrea Sardos Albertini.
Riepiloghiamo velocemente gli antefatti e ritorniamo quindi alla vicenda, precisamente agli attimi precedenti la morte. Infatti, credo che voi, come me, siate curiosi di capire ed approfondire le ore che vanno dall'ultimo segno in vita di Andrea fino al successivo ritrovamento di quello che fu interpretata come la zavorra, che, apparentemente, servì per occultarne il corpo e, vicino alla quale, furono recuperati, se ben ricordate, una parte di pantalone ed un calzino di misure compatibili con il corpo di Andrea. L'ultimo segno, quindi, può essere individuato con le telefonate effettuate dall'albergo prima alla madre e poi ad un amico e nelle quali Andrea comunicò che sarebbe ritornato a casa sabato o domenica 14 giugno. Da quel momento, il buio. Successive indagini da parte del padre poterono accertare che il giovane avesse pernottato all'Hotel Astoria di Torino, a pochi passi da Torino Portanuova, e che, con l'intenzione di acquistare una nuova auto, avesse anche prelevato 3 milioni di lire. La vecchia auto, invece, fu ritrovata 3 mesi dopo aperta e con i documenti all'interno, parcheggiata alla stazione di Mestre, proprio da dove Andrea aveva preso il treno per raggiungere Torino. Le indagini, svolte dalla stessa famiglia, furono effettuate sia in territorio nazionale che estero, ma, purtroppo, senza l'esito sperato. Successivamente, e solo tramite le sessioni con Anita, si poté comprendere come Andrea fosse stato assassinato a scopo di rapina ed il suo corpo occultato in fondo al fiume Po. Eppure, c'è un lato di tutta questa vicenda che si discosta dall'inspiegabile e che quasi mi tormenta. Il pensiero che, là fuori, ci siano delle persone causa di tutto questo, degli assassini impuniti. Faccio una precisazione. Nello studio dei casi cosiddetti inspiegabili, a mio parere, c'è sempre da fare una separazione ben precisa tra quali sono i fatti e quali le ipotesi. Una cosa sono i fatti, fiamme, oggetti che volano o comparsi dal nulla, rumori, voci, e altro sono le ipotesi, appunto. Un'idea provvisoria il cui valore deve essere verificato. Ed in questa tragica storia i fatti cominciano con Andrea che lascia Trieste per un viaggio in solitaria e finiscono con il portiere dell'albergo che lo vede uscire. Tutto ciò che segue sono informazioni provenienti dalle sedute svolte dalla signora Anita alla presenza del padre di Andrea. Ma torniamo alla storia. Cosa fece Andrea appena dopo aver lasciato l'albergo? Per capirlo, dobbiamo fondere le informazioni che ci vengono dettate dal padre nei suoi libri, che provengono da 2 indagini personali, e unirle alle parole dello stesso Andrea espresse per mano della medium Anita. Lentamente, i tasselli cominciarono ad unirsi. Tasselli di un orrendo mosaico, come egli stesso scrisse. Dalle comunicazioni di Andrea è stato possibile recuperare qualche dettaglio. Nel verbale datato 10 marzo 1983 apprendiamo i primi elementi validi per capire l'evolversi della situazione. Dalle domande del padre Lino e dagli scritti di Anita si comprende come il ragazzo avesse raggiunto Torino per acquistare una nuova auto e che, lasciato l'albergo, come affermato dall'allora portiere, nella mattinata del 10 giugno 1981 avesse girovagato per 3 diversi garage ma senza trovare l'auto giusta. Quello stesso giorno, nel pomeriggio probabilmente, Andrea affermò di aver conosciuto al bar della stazione un certo Marco Mitis che, nei verbali, verrà denominato anche il biondino e con il quale successivamente cenerà. E fu proprio questo Marco, avendo saputo da Andrea la sua intenzione di acquistare una nuova auto, a telefonare ad uno dei protagonisti che ritorna spesso nei verbali ma che conosciamo solo attraverso un soprannome: Baffo. Personaggio chiave il Baffo, entrato in gioco forse perché commerciante di auto usate. L'incontro fu organizzato da Marco che non fu presente presso il bar della stazione sul lato arrivi verso le 22 dell'11 giugno 1981. E verso le 23 Andrea salì sull'auto del Baffo, allontanandosi verso un tragico destino. Dal verbale del 5 marzo 1983
apprendiamo che l'incontro per vedere questa auto, che Andrea descrive rossa come il sangue che ho versato, si tenne all'interno di un capannone. Lì dentro, all'improvviso, apparvero 4 individui mai identificati che prima vessarono il povero Andrea e poi gli sfilarono il portafogli ed, eccitati alla vista di quei 3 milioni di lire, lo colpirono alla testa. Di uno dei 4 abbiamo un solo preciso dettaglio: un grosso anello con una pietra nera con il quale aveva ferito alla bocca il povero Andrea. Ulteriori risposte di Andrea sottolinearono come i 4 non c'entrassero nulla con l'auto e che fossero usciti all'improvviso. Altre precisazioni servirono a comprendere come il baffo, o quel Marco, il biondino, non fossero in combutta con i 4. Restano purtroppo ulteriori dubbi anche sul legame equivoco o meno tra lo stesso Marco ed il baffo. Come scritto dall'avvocato Lino Sardos Albertini, l'ipotesi più accreditata è che Andrea fosse caduto incautamente nel giro dei trafficanti di auto rubate. Successivamente alla morte, nel verbale del 5 marzo 1983, Andrea affermò che il suo corpo fu caricato nell'auto dei 4, nascosto sotto un telo e portato fino al Parco Valentino, dove, successivamente, fu legato ad una pesante zavorra e buttato in acqua insieme al suo bagaglio. E questo è quanto sembra essere successo dall'arrivo di Andrea a Torino fino alla sua morte. Come detto all'inizio di quell'episodio, però, oltre ai fatti inspiegabili che mi hanno molto colpito e che vi spiegherò dopo, ce ne sono altri invece che mi hanno lasciato un po' perplesso e che vorrei analizzare con voi. Andiamo ai dubbi e cerchiamo insieme di approfondire le varie ipotesi tornando alla figura della medium Anita e supponendo che fosse in malafede. Ad un certo punto, nel verbale datato 26 febbraio 1983, viene chiesto ad Andrea se qualcuno a Trieste fosse al corrente della sua morte e la risposta fu un categorico sì, ma non ti dirò il nome. Ancora, nel verbale 10 marzo 1983, il padre chiese ad Andrea una prova, qualcosa che potesse dimostrare la sua vera identità, e chiese quale fosse il nome di una sua zia materna. Richiesta più che legittima, ma che trovò una risposta un po' sfuggente perché Andrea ripeté solamente il nome di uno dei suoi fratelli, dicendo che sarebbe dovuto bastare. Certo, era comunque una prova, ma Anita era sicuramente in possesso di quell'informazione, anziché del nome di una zia materna. E ancora, sappiamo dai verbali che Andrea affermò di aver girovagato per 3 garage diversi prima dell'incontro con Marco e, alla domanda su come avesse avuto quei recapiti, la risposta fu un semplice «non te lo dico». Stessa risposta per la domanda relativa ad eventuali persone che a Trieste sapessero della sua tragica fine. E per quanto riguarda il recupero del corpo, unico scopo dell'avvocato, Andrea quasi consiglierà di desistere. Converrete con me che questo tipo di risposte, questo modo ostruzionistico, passatemi il termine, non ha molto senso se ricordiamo la filosofia di pensiero che distingue le comunicazioni di Andrea fin dall'inizio. Comunicazioni mirate all'amore, alla conoscenza della verità e di ciò che egli chiama la grande luce. Tante domande rimangono senza risposta, domande che io stesso mi sono fatto durante la lettura dei verbali o mentre apprendevo gli elementi della storia. Una tra tante, ad esempio, il coinvolgimento del baffo e di Marco Mitis nell'omicidio, visto che il baffo era lì con Andrea. Cosa aveva fatto il baffo quando erano comparsi i 4 sconosciuti e dove era finito nei momenti successivi? Forse era d'accordo con i 4? Forse era scappato via terrorizzato in cerca d'aiuto? In uno dei verbali, infatti, Andrea, per mano di Anita, scrisse: «Una buona occasione, l'auto, per intenderci, mi ha spinto verso questi 5 assassini». Appunto, 5. E sarà l'unica volta nel quale Andrea intenderà 5 e non 4, come successivamente verranno indicati negli altri verbali gli esecutori materiali dell'omicidio. Poniamo allora che sia un'astuta invenzione, una macabra azione truffaldina da parte di Anita per raggiungere uno scopo non ben definito, insomma, che sia tutto falso. Come spieghiamo allora alcuni riscontri oggettivi
dati da persone lontane e non collegate ad Anita o alla famiglia di Andrea? Nel primo libro, ad esempio, successivamente alle prime ricerche nel Po, si fa riferimento ad un riscontro particolare, cioè ad un sacerdote che, dichiarando di agire sotto il vincolo del segreto confessionale, suggerì di cercare il corpo proprio nella zona indicata dalla signora Anita e dai radioestesisti di Milano. E l'idea del libro? Il padre di Andrea, sempre successivamente alle prime fasi sul fiume Po, stava ancora maturando l'idea di farne un libro senza neppure aver condiviso l'intenzione con altri, eppure, in uno dei verbali, Andrea, attraverso Anita, scrive: «Bravo papà, per tutto ciò che fai per quello che riguarda la mia missione e anche per ciò che hai in mente di fare, cioè il libro». Una cosa che definirei sconcertante. Il libro era solo un pensiero nella mente dell'avvocato. E poi uno dei riscontri che mi ha colpito di più. Abbiamo parlato di due figure centrali che vengono presentate da Andrea attraverso le sedute, Baffo e Marco. Bene, nell'ultimo libro, nelle prime pagine, vi è una nota che ritengo sensazionale e che riporto fedelmente. Si comunica che, in circostanze del tutto straordinarie, l'avvocato Lino Sardos Albertini ha potuto incontrarsi il 5 ottobre 1994 con la persona chiamata Baffo, che, secondo le indicazioni date da Andrea nei suoi messaggi, era presente alla sua uccisione. In tale occasione, l'avvocato Sardos ha avuto conferma che Andrea è stato ucciso esattamente con le modalità indicate nei suoi messaggi pubblicati nel libro Esiste l'aldilà. Un'incredibile coincidenza? O una prova inconfutabile dei messaggi di Andrea? Oltre a queste prove, vi sono poi una serie di messaggi di diversa provenienza, messaggi recapitati a persone estranee alla famiglia di Andrea ma legati da un filo conduttore. Uno tra tanti, quello giunto ad uno dei radioestesisti che indicò per primo il punto del Po, successivamente indicato anche nei messaggi scritti da Anita. D'altronde, all'inizio dell'episodio lo avevo detto che sarebbe stato un lungo ed intricato resoconto. C'è poi un incredibile documento, apparentemente andato perduto nei meandri del tempo e degli archivi RAI che, grazie ad un canale YouTube, Rara Visione, oggi possiamo ancora vedere. Ecco a voi un estratto audio. Abbiamo invitato una signora che le capita di scrivere in questa maniera molto particolare, vuole mantenere l'anonimato, allora noi andiamo a parlare con lei e la chiameremo semplicemente signora Anita. Ecco, la signora Anita è già seduta di spalle, la vedete appunto, potete vedere soltanto le sue spalle perché non gradisce essere riconosciuta. Signora Anita, buonasera, innanzitutto grazie di essere venuta, mi spiega rapidamente perché non vuole che si veda il suo volto? Perché non desidero pubblicità e non desidero farmi conoscere appunto per questo. Ma questo vuol dire che lei non si occupa spesso di questi argomenti? Assolutamente no. Ho capito, ecco. Mi raccontava poco all'inizio, poco prima della trasmissione, che si è accorta quasi per caso di possedere queste capacità. Sì, certo, e in seguito un'amica appassionata in queste cose paranormali mi ha indicato il modo come potrei eventualmente mettermi in contatto con l'aldilà. Io incuriosita poi a caso ho provato diverse volte finché la penna si è cominciata a muovere in modo molto strano. Ma la sua amica le aveva detto esattamente come tenere la penna, perché una caratteristica di queste produzioni automatiche è che spesso la penna viene tenuta in modi veramente molto strani. La sua amica le aveva detto come fare o il metodo l'ha trovato lei? Ma quasi l'ho trovato io, lei mi aveva dato un inizio. Poi io provando, ora ad una mano, ora sull'altra, appoggiando il pennarello, perché mi anche stancava aspettando, e pian piano la penna si è cominciata a muovere da sola. Signora Anita, vogliamo spiegare a chi ci segue da casa quali sono i contenuti di questi messaggi? Che cosa scrive lei? Tra l'altro mi ha detto che scrive cose anche eccezionali che lei non potrebbe scrivere, quanto mi dice. Beh, mi scrivono tante cose, anche belle, spirituali, e poi anche in lingue straniere. Ecco, questo è un fatto da sottolineare, cioè la signora ci dice che quando scrive in questa maniera, con la scrittura automatica, riesce a scrivere in lingue che non conosce, che quindi non dovrebbe essere in grado di scrivere. Quali sono queste lingue, per esempio? Per esempio l'inglese, il tedesco e il sloveno. Intanto vediamo la tecnica, ecco. Ecco, la tecnica è questa. Io appoggio il pennarello alla mano, che è un oggetto inerte. Intanto la mano è la sinistra, non la destra. Sì, la che signora... non è la mia mano. No, lei non è mancina.
Io appoggio il pennarello. Quando il pennarello comincia a muoversi, si attacca letteralmente alla mano e comincia a pulsare come fosse vivo. Comincia già a muoversi. Sta già cominciando a muoversi. Avvocato, benvenuto. Lei ci diceva appunto che voleva parlarci di Anita perché in un momento particolare della sua vita che noi, di cui non vogliamo parlare per motivi di delicatezza, di riservatezza, penso da tutti accettati, lei però ha avuto un contatto con Anita, si è incontrata con Anita. Come è avvenuto e quando? Ma io, per la verità, ero completamente contrario a rivolgermi a paranormali per le ricerche che stavo facendo di mio figlio Andrea, che era stato ucciso in circostanze misteriose. E in questo tentativo, prima un padre carmelitano e poi un padre francescano mi hanno consigliato di rivolgermi in sede paranormale. E io ho seguito il consiglio, ho avuto delle esperienze molto deludenti, essendo rivolti a molte persone dalle modalità, dai tipi di scrittura più diversi. E quindi ero completamente deluso quando ho avuto l'occasione di conoscere fortuitamente la signora Anita, la quale ha accettato, in considerazione della situazione in cui mi trovavo, ha accettato contro ogni sua prassi, perché aveva abbandonato questo tipo di esperimenti perché si era un po' spaventata quando ha sentito, si è accorta che traducevo capitavano messaggi in lingue diverse, l'ha spaventata e aveva abbandonato. E quindi ha accettato di fare con me, e devo dire solo con me. Per questo io ne sono testimone. È l'unico testimone di questa sua produzione. Ed è un'esperienza che dura già dal febbraio dell'83. In che cosa l'hanno colpita così favorevolmente? Tutte le caratteristiche sono tali da destare molta serietà. Punto primo, come avete dimostrato, non è la mano umana che muove il pennarello, ma il pennarello si muove lui stesso in una posizione. È una forza sconosciuta. Noi in parapsicologia parliamo di energia psicocinetica, che mette in movimento che certamente proviene dal medium, però bisogna vedere chi è l'ispiratore di queste risposte. Io sono testimonio di fatti veramente eccezionali che, meditati al lume della logica, al lume delle esperienze, lasciano molto perplessi. E quindi io trovo che di fronte ai fatti non bisogna mai aver paura, anzi bisogna cercare i fatti di conoscerli e di comprenderli. Andiamo allora a vedere la signora Anita, che intanto continua a scrivere. Signora, lei mi posso parlarle un attimo? Sì. Io non so, lei si vuole interrompere o vuole continuare a scrivere nel frattempo? Non posso interrompere perché è come una mancanza. Perché noi volevamo sapere che cosa ha scritto in questi minuti che parlavamo durante i quali parlavamo. Continuare il messaggio fino alla fine. Purtroppo però ci sono gli scontri fra le esigenze del paranormale e quelli della tecnica e della televisione. Bisognerebbe lasciarla scrivere e continuare con un'altra cosa e poi vedere quando è finito, perché non può interrompere il messaggio che sta ricevendo. Non si può interrompere, signora, secondo lei? Possiamo provare a leggere forse quello che ha scritto finora? E bisogna capovolgere. E poi possiamo continuare a leggere. Io credo dopo. che si può continuare quello che c'è da fare e il messaggio lo si legge dopo. Aspetti, avvocato, vediamo prima se riusciamo a leggere quello che è stato scritto fino adesso. Interrompo allora. Magari, se fosse possibile, mi dispiace, ma purtroppo sono esigenze che spero il nostro pubblico a casa possa capire. Ecco, la signora è riuscita a interrompermi, mi dispiace averglielo chiesto. Papà, pensa. No, papà, scusa, ma devo rivolgermi agli altri, in special modo ai sordi che non vogliono sentire. Chi seminerà il male, raccoglierà il male. Chi? Poi interrotto. Successivamente alla visione di questo video, ho ricevuto messaggi di ascoltatori un po' delusi del fatto che, credo per esigenze televisive, non fu data la giusta attenzione ed il tempo necessario al messaggio finale prodotto dalla medium. E, effettivamente, non fu detto cosa scrisse Anita. In realtà, la risposta era più semplice di quanto pensassi, poiché di questo intervento televisivo e del contenuto del messaggio venne dato ampio spazio proprio da Lino Sardos Albertini all'interno del primo libro. La domanda posta da Anita fu: tuo padre ti chiede se hai qualche cosa da dire a lui o al pubblico, e
La risposta fu la seguente: «Papà, scusa, ma devo rivolgermi agli altri, in special modo ai sordi, che non vogliono sentire. Chi seminerà il male, raccoglierà il male. Chi seminerà il bene, raccoglierà il bene». La frase fu seguita da un disegno e dalla firma di Andrea, che potrete vedere sul profilo Instagram e sul sito paranormale.com, come anche il significato dello stesso disegno. Successivamente all'intervento su Rai 1, l'avvocato Lino Sardos Albertini ebbe modo di raccontare la sua vicenda anche a Maurizio Costanzo nel corso della trasmissione televisiva Buona Domenica del dicembre 1985. Ma ora è arrivato il momento di svelarvi il terzo motivo per il quale ho deciso di realizzare un secondo episodio dedicato al caso Andrea. Lo scorso aprile sono finalmente riuscito a raggiungere telefonicamente uno dei fratelli di Andrea Sardos Albertini, Paolo per la precisione, persona molto gentile che fin dal primo contatto si è dimostrato disponibile ad aiutarmi in questa ricerca e a rispondere alle mie domande. Questa telefonata per me ha rappresentato tanto e credetemi se vi dico che ero molto emozionato. Dopo aver letto molto su questo caso e dopo aver riflettuto e pensato ad Andrea, a suo padre Lino e a tutta la vicenda, riuscire a parlare con uno della famiglia, figlio e fratello dei protagonisti, e soprattutto sentire dalla sua viva voce alcuni aneddoti e pensieri mi ha davvero colpito. Il signor Paolo, quindi, mi ha riepilogato i fatti ormai noti, aggiungendo poi le sue considerazioni che riporto fedelmente. Come dicevo all'inizio dell'episodio, quando si analizzano avvenimenti con elementi inspiegabili, è d'obbligo dividere i fatti oggettivi da quelle che sono le ipotesi e le informazioni ricevute per vie non convenzionali. In questo caso specifico, infatti, è stato proprio il signor Paolo a fare questa premessa, che in buona fede mi permetto di fare mia. Ad ogni modo, dalle parole di suo fratello Paolo, sappiamo che Andrea era un ragazzo riservato e brillante che un giorno comunicò di voler fare un viaggio in solitaria e da quell'ultima giornata, dopo settimane, mesi e anni, nessuna notizia. Ma qual è a tutt'oggi la valutazione del signor Paolo e di tutta la famiglia in merito a questa vicenda e alle sorti di Andrea? La sua risposta è stata chiara e, per certi versi, mi ha sorpreso. Infatti egli ha affermato che, in assenza totale di informazioni successivamente alla scomparsa, qualsiasi ipotesi è possibile con lo stesso grado di probabilità o di non probabilità, e poi ha chiarito quali sono state, e sono tuttora, le ipotesi fondamentali vagliate dalla famiglia. La prima, un allontanamento volontario per la realizzazione di un suo progetto personale, e la seconda, un allontanamento, seppur volontario, ma con un imprevisto. Un tragico imprevisto che gli abbia impedito di ritornare dai suoi cari. L'atteggiamento prevalente in famiglia, quindi, viene confermato essere indirizzato sulla prima ipotesi, un allontanamento volontario ed un progetto personale che comprendesse il non ritorno a casa. Magari lo spostamento all'estero. L'unico membro della famiglia, forse, ad essere indirizzato sulla seconda ipotesi e quindi su qualche tragico imprevisto, fu il padre Lino che, attraverso le sue ricerche personali, ha indagato il visibile e l'invisibile, e la storia la conosciamo. Un padre che in poche ore vede svanire il proprio figlio, nel nulla, e che, dopo aver tentato tutte le strade convenzionali, decide di provare una strada non condivisa dagli altri familiari come ultima speranza. Insomma, io credo di aver valutato vari aspetti di questa vicenda, da diversi punti di vista che potrebbero o non potrebbero piacere, ma che di sicuro fanno riflettere. Le storie vanno acquisite, analizzate e, per quanto c'è possibile, verificate. Meglio se con protagonisti e testimoni. La scomparsa di Andrea rimane tutt'oggi un enorme punto interrogativo. Da una parte abbiamo migliaia di persone convinte nella purezza delle comunicazioni ricevute da parte di Anita, da prove incredibili e dell'esistenza di quella che Andrea chiama la grande luce. Dall'altra, invece, alcune ipotesi, sicuramente più realistiche, quale una sua fuga verso una vita diversa da quella che gli si stava pianificando davanti, ma rimaste anch'esse senza prove. Io sono testimone di fatti
veramente eccezionali che, meditati al lume della logica, al lume delle esperienze, lasciano molto perplessi. E quindi io trovo che di fronte ai fatti non bisogna mai aver paura, anzi bisogna cercare i fatti di conoscerli e di comprenderli. Ad ogni modo, dopo quasi 40 anni tra ricerche, ipotesi e messaggi provenienti da chissà dove, l'unica certezza è che Andrea Sardos Albertini è partito in una soleggiata giornata di fine primavera per non tornare mai più